Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Tra le più grandi passioni che nella mia vita mi contraddistinguono c'è sicuramente quella della lettura. Una cosa che devo ringraziare tantissimo mia mamma, che fin da quando ero piccolo mi portava con lei in biblioteca e mi diceva che non importava che cosa io leggessi, ma l'importante fosse leggere. E devo dire che oggi la ringrazio di questo stimolo, perché ci sono tantissimi puntini che riesco a collegare anche in ambiti molto separati e diversi tra loro. Ebbene, devo ammettere che però da quegli anni in cui con mia mamma andavo tutti i giorni in biblioteca e mi dedicavo un po' alla lettura, la mia passione per quel tempo è un po' calata, è un po' diminuita. Invece 2 anni fa, quando ho deciso di trasferirmi lasciando quel nido di casa per vivere qui a Verona, ho deciso invece di trasformare quella passione in una vera e propria abitudine, dedicandomi tutti i giorni un po' di tempo nel leggere un libro, da quei 5 minuti a arrivare magari anche un'oretta. Ma devo dire essere davvero contento di quello che questi libri invece mi hanno lasciato, che è molto più importante di quanto tempo ci dedichiamo. Visto che siamo ancora agli inizi di questo 2021, può essere molto importante, anche se non siamo ancora dei veri cultori e amanti della lettura, iniziare a vivere questo percorso insieme. È un anno sicuramente difficile quello che abbiamo appena superato, e infatti vorrei consigliarvi 5 libri più uno che sicuramente vi potranno aiutare a vivere e vedere in modo diverso questo periodo storico. Libro 1. Grit. È un libro che ho letto in lingua inglese l'anno scorso, ma che vi lascio in descrizione anche in lingua italiana. Parla di grinta. La perseveranza e la costanza possono davvero fare degli ottimi risultati nella nostra vita. E questo canale YouTube per me voglio che sia proprio un esempio di come vorrei riuscire a rendere in pratica la costanza, cioè che con la costanza si possono raggiungere degli obiettivi. La grinta dobbiamo capire che è quell'ingrediente indispensabile che ci porta sul lungo termine a ottenere dei risultati davvero impensabili. Riprendendo una delle citazioni dell'autrice all'interno del libro, ci racconta come la grinta è affrontare la vita come una maratona, non come uno scatto. Una grande focus invece tratta la differenza tra la dote naturale e l'impegno, perché molte volte pensiamo che quando delle persone ottengano dei risultati incredibili sia perché hanno doti naturali, e invece magari dovremmo capire quanto delle persone che mettono davvero dell'impegno nelle cose possono in realtà superare quelli che per dote naturale forse ci riescono meglio. Libro 2. Factfulness. Questo, ragazzi, è davvero un libro incredibile, perché è il libro perfetto alla fine di questo 2020 e all'inizio di questo 2021. È un libro che ci aiuterà a capire perché non capiamo il mondo e quali sono 10 motivi per cui il mondo è meglio di quello che invece noi crediamo. È sicuramente molto motivazionale, però ci porta dei dati pratici del come stanno andando le cose nel mondo, di come stanno evolvendo alcune tecnologie, che magari non sempre la televisione ci racconta questi pareri, queste innovazioni, e restiamo sempre convinti che tutto sia senza speranza, che per noi giovani soprattutto non ci sia un futuro ad attenderci. Libro 3. Ego is the enemy. Come avrete capito, anche questo qua l'ho letto in inglese, ma sempre in descrizione vi lascio il link anche per il libro in italiano. Ego è il nemico. Ebbene, io sono una persona sicuramente molto orgogliosa, non lo nego, e penso che però ognuno di noi sia dentro di sé molto molto orgogliosi. Eppure dobbiamo capire che l'ego molte volte non è un nostro amico, può essere un ingrediente, come ci spiega anche l'autore, però non per questo è una cosa da lasciare, non per questo è un elemento negativo all'interno della nostra vita e che deve prevalere su tutto quanto il resto. L'autore Ryan Holiday è un esperto di stoicismo, una corrente filosofica davvero molto interessante a cui mi sto anche appassionando anch'io in quest'ultimo periodo. È uno scrittore americano e, tra le altre cose, ha anche un bel canale YouTube che, se siete curiosi di andare a approfondire un po' questa tematica, vi lascio qua in descrizione. È un libro molto diverso dai classici motivazionali. L'autore, da esperto storico, va a prendere grandi personaggi del passato, da Napoleone Bonaparte a Marx, a tantissimi altri, e raccontarci come l'ego, all'interno di queste personalità, non sia stato un ingrediente performante e che li abbia aiutati, ma anzi li abbia messi a rischio quasi di un eterno fallimento. Bene ragazzi, prima di continuare però con gli ultimi 2 più 1 libri, vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la notifica alla campanella, mettere like a questo video e commentare, raccontandomi magari quali altri libri per voi sono davvero incredibili da dover leggere e da dover consigliare alla community e di cui magari in un futuro potrei parlare in uno dei miei video. Libro 4. Fattore 1% di Luca Mazzucchelli. Sì, lo so, può fare strano, ma eppure anche nell'epoca moderna ci sono degli scrittori italiani che vale la pena leggere, che possono raccontarci qualcosa e insegnarci davvero molto. Uno di questi è sicuramente lui, è uno psicologo e anche lui è qui su YouTube. Ha un canale molto più grande del mio che sicuramente vi consiglio di seguire per capire di più su psicologia, motivazione. Ci darà del fattore 1%, che è quell'elemento fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi nel lungo termine. È quell'elemento di cui vi avevo parlato all'inizio, nel primo libro, Grit. Ebbene, qua l'autore ci racconta esattamente come la formula dell'1% possa creare e trasformarci per raggiungere i nostri obiettivi.
Libro numero 5. 21 lezioni per il XXI secolo di Harari. All'interno di questo libro non si parla di motivazione, di come migliorare il nostro approccio con l'ego oppure come raggiungere dei nostri obiettivi, ma parliamo di un altro ingrediente davvero importante per ognuno di noi, la mente critica. Sviluppare una mente critica è quella cosa che ci permetterà di vedere il mondo con occhi diversi, di metabolizzare dei concetti e di poter anche condividere dei pensieri molto più profondi con le persone. Affronta in questo libro qua 21 capitoli, in cui però in capitolo c'è una tematica davvero importante, dalla religione alla tecnologia, di come questa impatterà sul nostro mondo, alla politica, alla guerra, e ci permette di avere delle riflessioni e ci lascia anche molte domande aperte per poi noi andare da soli ad approfondire questi temi per capirne qualcosa in più. È un libro che davvero penso che mi abbia cambiato, perché mi ha permesso di pensare a dei concetti su cui magari avevo delle idee in modo del tutto diverso. Infatti all'interno del mio Notion adesso stavo prendendomi tanti piccoli capitoletti che sto pian piano cercando di approfondire per avere anch'io un mio pensiero a riguardo che non sia per forza uguale a quello dell'autore, ma si basi su una ricerca. Siamo però arrivati all'ultimo libro che vi consiglio, che appunto era il 5 più 1 bonus. Il più 1 bonus perché è un libro un po' diverso e già dal titolo capirete il perché. Muovete il culo di Alberto Forchielli. Già dal titolo dell'autore capirete tantissimo di questo libro. Sì, è un po' un libro supercazzola, come piace un po' fare all'importante economista Alberto Forchielli. Allo stesso tempo però ci dà tantissime informazioni su quello che si prospetta come futuro per noi giovani in Italia ma anche nel mondo. Ebbene, l'autore ci pone di fronte a due importanti scelte nella vita per dei ragazzi, senza voler spoilerare troppo il contenuto del libro. In una possiamo andare via, nell'altra dobbiamo muovere il culo. Ebbene, muovete il culo penso che sia comunque una frase che ci può aiutare a racchiudere un po' tutti questi libri. Perché se non c'è motivazione, se non c'è crescita personale, se non vogliamo affrontare lo sviluppo di una mente critica e non vogliamo magari in qualche modo metterci a confronto con il nostro ego, non andremo da nessuna parte. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questi 5 più 1 libri. Ricordatevi di mettere like al commento. Incredibile, come fai a mettere like al commento? Di mettervi da soli. Noi ci vediamo in un altro video. Ricordatevi di mettere like alla campanella. No, like alla campanella. La frase peggiore da dover dire è questa, tipo.